Ciao ragazzi, sono John Mira e bentornati su Boom Kaboom. Oggi preparatevi. Uomini lupo, Dracula, una marea di vampiri, pure le spose di Dracula, Frankenstein, Hugh Jackman, Kate Beckinsale, di tutto. È lui o non è lui? Beh, voi lo leggerete qua sotto nella rubrica. È lui. Van Helsing di Steven Sommers 2004. Quando è uscito nel 2004 io ero nei primi anni delle superiori e per me è stata una bomba vedere questo film al cinema. Ero contentissimo. Certo, non siamo dalle parti dell'action horror serio. Sì, ci sono i mostri, però non è Blade 2, di cui abbiamo già parlato. Blade 2 è un film horror con scene d'azione. Questo invece è un film d'azione con i mostri. È un po' diverso. Il tono di Van Helsing è un film per famiglie, è un film fantasy, però non dai toni troppo dark. Il film comunque è invecchiato molto bene secondo me. Aspettate, è invecchiato bene a livello tecnico e visivo. La sceneggiatura aveva già qualche problema all'epoca, ha qualche problema ancora adesso. Ma perché ho Van Helsing nel cuore? Perché vuole riunire tutti i mostri della Universal, almeno i più famosi, in un film d'azione e io non ero tanto preparato a questo al cinema. Quindi le mie aspettative erano di un medio livello, sono cresciute talmente tanto durante la visione del film che sono uscito estasiato. Il film purtroppo non è andato bene, la Universal aveva altre aspettative, volevano fare una saga, far partire qualcosa secondo me che era molto buono, però è andata male. Peccato, è un film a sé stante. Perché dico questa cosa? Perché quando vedete la pellicola ci sono varie domande, soprattutto sul protagonista, che restano senza risposta. Il povero Gabriel Van Helsing lascerà dei dubbi dentro la vostra testa. Però il film merita la visione. Quindi il film ha una trama abbastanza basica, però funzionale per quello che volevano fare. È invecchiato bene grazie a un comparto tecnico molto elevato e una regia molto ritmata. La pellicola è del 2004, però sembra più recente. L'opera ha dei problemi, ma sul comparto tecnico mi ho detto non si può dire niente. Il design delle creature è bellissimo, ancora oggi fa spavento, non che fa paura, ma è tecnicamente elevato. La regia di Steven Sommers e di solito si avvale di produzioni a livello tecnico molto elevate. Deep Rising, La Mummia e Il Ritorno, Van Helsing, sono blockbuster molto dispendiosi sotto l'aspetto visivo. Una delle creature più belle secondo me che vedete nel film è il lupo mannaro. Secondo me c'è uno dei più bei uomini lupo mai visti al cinema. E da sottolineare pesantemente la colonna sonora di Alan Silvestri. Ottima, bellissima. Mentre guardi il film ti avvolge, ti trasporta in quell'atmosfera. Secondo me così funziona una colonna sonora in un film, ti deve far vivere di più l'esperienza. Quindi il film è spettacolare a livello visivo, la regia funziona, la sceneggiatura sì, va bene, ok. Il cast anche, i personaggi sono calati bene nei ruoli, però c'è un po' di tamarraggine, basta vedere l'armamentario di Van Helsing, la balestra con caricatori automatici, fucili a pompa, lame rotanti. È bello da vedere, però è un po' tamarro, ma va bene lo stesso, nel 2004 ci piaceva anche questo. Kate Beckinsale funziona nel ruolo prima di diventare Selene di Underworld, però anche lì ha un make-up un po' anacronistico, ma va bene, chiudiamo un occhio. Faccio presente l'interpretation del suo personaggio, farà un po' sorridere, ma dai, andiamo avanti lo stesso, ci piace. Quindi è un film che consiglio vivamente, è spettacolare, funziona, diverte. Vedetelo un po' con un occhio chiuso su certe questioni, però non fa niente. A me è piaciuto lo stesso, piace sempre rivederlo. Forse perché in quell'epoca sono andato a vederlo al cinema e mi ha segnato. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, condividetelo, scrivete nei commenti cosa ne pensate. L'avete visto, non l'avete visto? Io sono John Mira, questo era Boom Kaboom e ci vediamo al prossimo episodio.